Ciao a tutti e benvenuti in questa mia nuova lezione su Creo Parametric 12. In questa lezione vi voglio parlare di uno strumento presente in Creo Parametric molto importante che utenti che vogliono arrivare a progettare modelli via via sempre più complessi devono secondo me conoscere. Questo strumento è lo strumento delle Family Table. Prima di cominciare però vi chiedo di iscrivervi al canale e attivare le notifiche. Cosa sono le Family Table o cos'è lo strumento delle Family Table? Lo strumento delle Family Table è quello strumento presente appunto in Creo Parametrica che ci consente di costruire, di creare a partire da modelli tridimensionali che possono essere parti solide, parti di lamiera oppure anche assiemi, ci consente di creare dei modelli 3D simili all'originale in grande quantità, quindi una famiglia di modelli 3D simili al modello originale e che differiscono unicamente per poche modifiche fatte su alcune proprietà del modello originale. Queste proprietà possono essere le quote, possono essere le feature presenti nell'albero che possono essere spente o accese, oppure possono essere i parametri o altre proprietà del modello 3D stesso. Quindi in sostanza la Family Table ci consente di creare delle varianti rispetto al modello originale. Il modello 3D che utilizzeremo per spiegare questo concetto è un oggetto molto semplice come è mio solito fare, quindi è una scatolina, lo potete vedere benissimo, con un foro al centro, una scatolina di forma rettangolare. E anche le feature che abbiamo nell'albero sono veramente molto poche, abbiamo un'estrusione, un paio di arrotondamenti, un foro e ovviamente il guscio che serve a dare questo effetto di svuotatura. Come andiamo a creare la Family Table di questo oggetto qui? Basta andare nella scheda strumenti e troviamo qui sotto lo strumento Family Table che ovviamente è rappresentato da una tabella perché in effetti quando creiamo una Family Table andiamo proprio a costruire una tabella. E in effetti gli strumenti che abbiamo immediatamente a disposizione in questa finestra che ci si è aperta sono degli strumenti che ci consentono di inserire righe e colonne di una tabella. Le righe rappresentano le varianti della Family Table, quindi ogni volta che clicchiamo su questo tasto andremo a creare una nuova variante di Family Table, anche se la creazione poi avverrà nel momento in cui salviamo, ovviamente. Con il tasto Inserisci colonne gli andremo a selezionare tutte le proprietà che vogliamo variare rispetto all'originale per ottenere delle varianti leggermente diverse. Quindi in genere si inseriscono le varianti che vogliamo cliccando su questo tasto. Facciamo che clicco 3 volte in modo da ottenere 3 varianti. Lui automaticamente mantiene il nome originale e in più ci aggiunge un suffisso che è inst, che sta per instance, e poi gli dà anche un numerino se necessario, come in questo caso. Poi possiamo aggiungere le colonne in questo modo. Aggiungere le colonne, come vi ho anticipato, vuol dire andargli a dire quali proprietà del modello originale vogliamo gestire con la Family Table per creare delle differenze. Proprietà che possiamo gestire sono ad esempio le quote, le feature, i parametri e più altre proprietà che in realtà secondo me sono molto poco utilizzate. Lasciamo per il momento selezionata la voce quota perché a questo appunto ci consente di selezionarli delle quote. Le quote le troviamo all'interno delle varie feature dell'elabora del modello, ma utilizzeremo solo quelle della prima feature, cioè dell'estrusione. Quindi seleziono l'estrusione nell'elabora del modello, mi vengono mostrate le sue quote e di conseguenza le seleziono. Quindi seleziono la larghezza da 150, seleziono la profondità da 70 e seleziono l'altezza della scatola che è un 60 mm. E come vedete queste quote vengono mostrate anche nell'elenco degli elementi che troviamo all'interno di questa finestra. Non vengono mostrate con il loro valore ma ovviamente con il loro nome perché come sapete Creo assegna ad ogni quota un nome che è fatto dalla lettera D che sta per dimension e un numero progressivo. Quindi D32 in questo caso, D31, D30. Poi vogliamo gestire in Family Table anche delle feature, cioè gli vogliamo dire se le feature devono essere accese oppure spente. Quindi
seleziono la casella delle feature e gli vado a selezionare le feature che voglio gestire in questo modo. In questo caso sono unicamente il foro che seleziono dall'albero e il guscio. Anche questi, una volta selezionati, appaiono in questa finestra. Se abbiamo completato la selezione è sufficiente cliccare su OK e adesso noterete che la tabella, che prima era un pochino più semplice perché non presentava nessuna colonna, adesso presenta le 5 colonne corrispondenti alle 5 proprietà che abbiamo deciso di selezionare, ovvero le 3 quote e le 2 feature. In questa tabella tutte le nuove caselle relative alle varianti presentano un asterisco. L'asterisco vuol dire che lui applicherà lo stesso valore della prima riga. La prima riga è appunto il modello originale, che in realtà in Creo si chiama generico. Quindi il generico di una family table è il padre della family table, cioè il modello da cui poi si è costruita appunto la famiglia di componenti, creando appunto delle piccole variazioni. Adesso andiamo a creare le 3 varianti che abbiamo deciso di fare inizialmente. Allora io mi sono prefissato di fare una variante che sia sempre una scatoletta ma di base quadrata e un po' più bassa dell'originale, che però mantenga ad esempio sia il foro che il guscio. Quindi in questa casella gli vado a digitare il nuovo valore di quella quota, che è 100, lo faccio anche nella colonna a fianco. Qui deve essere un po' più bassa, quindi la facciamo da 40. Foro e guscio li lasciamo sull'asterisco perché devono essere presenti come nel modello originale. Nel caso invece in cui vogliamo fare una scatoletta più allungata, che è la seconda variante, andiamo a modificare la prima quota e la portiamo a 300, la seconda quota direi che la portiamo a, facciamo 50, la terza quota la manteniamo inalterata e però preferiamo ad esempio spengere il foro. Ovviamente per quanto riguarda le feature presenti in Family Table, queste possono essere o accese e quindi ci sarà un sì, quindi uno yes indicato con la Y, oppure spente e quindi ci sarà una N, ovvero un no indicato appunto con la N. Quindi in questo caso il foro gli diciamo che deve essere spento, il guscio lo lasciamo inalterato, quindi lo lasciamo sull'asterisco. Terza variante di Family Table vogliamo che sia ad esempio un cubo che però deve essere pieno, quindi vado a modificare le 3 quote e le porto tutte allo stesso valore di 150. Il cubo abbiamo detto deve essere pieno ma deve avere il foro al centro, quindi il foro lo lascio inalterato, ovvero lascio l'asterisco che corrisponde poi allo yes. Il guscio invece lo spengo e quindi gli dico dal menu a tendina no. Quando si crea una family table è importante verificarla, ovvero verificare che cambiando quelle proprietà i nuovi modelli si rigenerano correttamente senza fallimenti. Per verificarlo è sufficiente utilizzare questo strumento che appunto si chiama verifica varianti di family. Si apre questa nuova finestra dove le 3 varianti non sono ancora verificate, è sufficiente poi cliccare su verifica affinché lui, il background, si vada a rigenerare i 3 modelli e vada a verificare se ci sono problemi oppure no. In questo caso l'esito è stato positivo per tutti e 3, quindi non abbiamo avuto problemi. Qualora in alcuni casi ci possa essere un esito negativo, non vi spaventate, è sufficiente magari intervenire un pochettino sulla costruzione del modello, magari modificando alcune feature o correggendo alcune geometrie. Inoltre, dopo aver verificato le varianti di Family Table, un'altra cosa importante che è bene che sappiate fare è rinominare le varianti di Family Table, ma in realtà è un'operazione molto semplice, basta cliccare nella colonna nome file variante in corrispondenza della variante stessa e qui gli possiamo dare i nomi che vogliamo. Io cerco di dargli dei nomi descrittivi, ad esempio questa è scatola quadrata bassa, questa invece è scatola no foro,
e quest'altra invece la chiamiamo cubo con foro. Ok, abbiamo verificato le varianti, abbiamo rinominato le varianti, possiamo anche andare a vedere un'anteprima di quello che è il risultato. È sufficiente cliccare in una qualsiasi casella della riga di una variante per poi cliccare sugli occhialini qui e andare a vedere quello che è il risultato di quella variante, che appunto è un elemento quadrato un po' più basso ma che mantiene sempre il foro al centro. Lo possiamo fare anche per gli altri elementi, posso anche cliccare qui, occhialetti, qui troviamo la scatola allungata e ancora qui oppure qui occhialetti di nuovo e qui troviamo il cubo pieno con un foro al centro. Ok, una volta che facciamo ok, ci troveremo nel nostro modello originale, che vi ricordo si chiama generico, troveremo questa voce qui sotto, variante generico. Questa ci fa capire che in realtà questo modello contiene una family table. Se ritorno sulla Family Table, cliccando nuovamente su questo tasto, ovviamente posso inserire delle nuove varianti, modificare quelle già esistenti, inserire dei nuovi parametri che voglio gestire nella Family Table, ma ad esempio posso anche decidere, selezionando una qualsiasi cella in corrispondenza di una variante, di aprire una variante in una nuova finestra. Quindi basta selezionarla e cliccare qui su Apri. Questa variante viene aperta e questo ci consente anche di vedere che nelle varianti invece in basso a sinistra vediamo una descrizione leggermente diversa. Ci dice che è una variante e che però ha un nome ben preciso, si chiama scatola allungata non foro, quindi non c'è scritto generico come appunto nel caso del generico, ovvero del file originale. E questo ci fa capire che questo oggetto non contiene una family table ma appartiene ad una family table, e lo vediamo anche da qui sulla radice dell'albero del modello, che adesso cerco di allargarvi un pochettino. Vediamo che appunto c'è il nome della variante di family table e tra parentesi triangolari c'è invece il nome del generico. Quindi ulteriore informazione che ci fa capire e ci conferma il fatto che questo elemento appartiene ad una family table. Da un elemento che appartiene alla family table e che identifico anche grazie a questa tipologia di descrizione, posso anche selezionare la sommità dell'albero e fare tasto destro apri generico, quindi posso ritornare ad aprire generico anche se lui mi chiede esattamente cosa voglio aprire, se il generico o una delle altre varianti o anche la stessa variante che è già aperta, ma io gli dico generico, gli dico apri e quindi mi ritorna a mostrarmi il generico. Una volta che abbiamo creato la family table possiamo, e l'abbiamo verificata e siamo sicuri che abbiamo fatto tutto quello che serviva, possiamo semplicemente salvare il file. Qui sotto ci dice che il salvataggio è stato completato e quindi siamo sicuri che il file è stato scritto. Dove è stato scritto? Beh, basta andare a vedere la cartella dove ho salvato il file e noteremo che adesso c'è un secondo file, una seconda versione del file originale, e poi ci sono altri filetti di testo che in realtà non ci interessano tantissimo. Questo è il file che corrisponde alla verifica della positività delle varianti. Questo invece è un file che serve ad accelerare il recupero delle varianti di una family table. Questo è utile soprattutto se facciamo family table molto estese. Però al di là di tutto vediamo che se salviamo un file che contiene una family table, in realtà salviamo un unico file. Non ne salviamo tanti quante sono le varianti. E questo può essere un vantaggio, perché ovviamente poi non dovremo gestire tantissimi file. Però da Creo Parametric noteremo una cosa leggermente diversa che ci potrebbe portare in confusione se non ne conosciamo bene il comportamento. Se io vado a fare apri file e di conseguenza accedo alla directory di lavoro, vedrò che in realtà Creo mi mostra più file.
il primo che è il generico più altri file che hanno la classica descrizione con le parentesi triangolari. In realtà questi file sono fittizi, non esistono, ce li mostra lui perché vede che il file originale, ovvero il generico, contiene una family table. Potremmo anche decidere di non vederle le varianti di una family table andando sotto strumenti e levando il segno di spunta da mostra varianti e noteremo che adesso vedremo solo il generico. Questo a volte può essere comodo perché se in una cartella abbiamo tante family table molto estese, ovviamente sembrerà pienissima di file, quindi magari la navigazione all'interno di quella cartella può essere un pochino scomoda. Il metodo che utilizziamo per creare un modello 3D che poi utilizzeremo per creare una family table deve essere un metodo un po' più attento e accurato, ovvero la modellazione deve essere possibilmente abbastanza parametrica e se sappiamo che alcune feature dovranno essere soppresse, è bene che queste feature non abbiano dei figli perché altrimenti non ci sopprime solo la feature stessa ma anche tutti i figli e quindi questo potrebbe darci degli effetti magari inizialmente inaspettati. Quindi è bene che se vogliamo creare una family table il modello sia creato con una certa logica, abbastanza pulita, abbastanza ordinata e abbastanza parametrica. Ok, ritornando alla visualizzazione del modello, vi volevo mostrare un'altra cosa. Avrete notato che sotto strumenti Family Table noi appunto andiamo a vedere quella che è la tabella, che però per me che l'ho creata può essere abbastanza comprensibile nonostante c'è scritto D32, D31 e D30, perché magari mi ricordo un pochettino come ho selezionato queste quote, con che ordine, e quindi è tutto sommato comprensibile per me che l'ho creata, ma per altri utenti che devono magari accedere a questo file e fare delle modifiche potrebbe essere un problema, quindi è bene sempre rendere la tabella la più leggibile possibile, nonché anche la più semplice possibile, ma per il momento ci occupiamo della leggibilità. Per far sì che sia più leggibile potrebbe essere molto comodo rinominare queste quote in modo che siano un po' più comprensibili. Quindi per fare ciò andiamo sulla feature che contiene quelle quote, che è ovviamente l'estrusione, clicchiamo su modifica e adesso andiamo a selezionare le varie quote che abbiamo già gestito in Family Table, ovvero questa. Nel cruscotto di modifica della formattazione di questa quota abbiamo questa casellina qua. Se ci vado sopra mi dice effettivamente modifica il nome simbolico delle quote. Quindi se a posto di D32 ci scrivo larghezza, adesso questa quota avrà un soprannome o un nome simbolico che è appunto pari a larghezza. Stessa cosa faccio per quest'altra quota, la seleziono, nella medesima casellina gli vado a dire profondità, anche se non metto la accentata perché non so se a Creo gli dà un po' fastidio, quindi lascio la normale. Seleziono anche la quota di altezza e faccio anche qui la stessa cosa. Adesso ritorno sulla Family Table e noterò che oltre al nome reale della quota c'è anche il nome simbolico scritto sotto che sicuramente può aiutare un altro utente a comprendere meglio cosa sono quelle colonne. Ovviamente stessa cosa si può fare per le feature, ma per quanto riguarda le feature è sufficiente rinominarle direttamente nell'albero del modello. Ad esempio questo posso dirgli che è il foro centrale. In questo modo, se ritorno sulla Family Table, troverò appunto il suo nuovo nome che poi corrisponde a quello che abbiamo nell'albero del modello. Questo numerino, questa lettera col numerino che vedete sopra è F sta per feature, 502 è l'ID di quella feature che appunto ci consente di identificarla. Consigli per creare una Family Table. Allora io normalmente consiglio sempre di fare cose semplici.
questo è il mio mantra nell'utilizzo di un programma complesso come Creo Parametric, con tanti strumenti, tante funzionalità. Quindi la semplicità aiuta sempre. Quindi il mio consiglio è cercare di fare delle family table che hanno il minimo necessario di colonne, ovvero di proprietà che siamo costretti a modificare tramite le family table. Se possibile, alcune proprietà modifichiamole ad esempio tramite delle relazioni matematiche, non le abbiamo ancora viste, ma si possono definire delle relazioni matematiche tra le varie quote. Altre proprietà si possono anche, diciamo, rendere intelligenti e parametriche tramite una costruzione molto parametrica del modello con delle geometrie di costruzione, con dei vincoli geometrici ad esempio. E questo ci consente di ridurre il numero di colonne, quindi questo è un aspetto importante. Ovviamente ci si arriva con l'esperienza, ci si arriva con la pratica. Probabilmente le prime family table non saranno ottimizzate al massimo, poi piano piano le potrete magari modificare e via via ottimizzare e anche semplificare. Quindi la semplicità aiuta, perché ovviamente trovarsi una family table con 3-4 colonne facilmente gestibile da chiunque, trovarsi una family table con 20, 30, 40 colonne che bisogna continuamente scorrere a destra e a sinistra tutta la tabella può essere veramente problematico, e vi assicuro di family table di questo tipo ne ho viste tante in giro, quindi possibilmente evitatele. Va bene, direi che vi ho detto tutto per quanto riguarda questo argomento. Cercherò poi in futuro di fare ulteriori video di approfondimento. Il mio consiglio è: fate degli esercizi, delle prove, dei test su delle piccole family table che avete in mente di creare. Ok, vi saluto, vi do un abbraccio a tutti e ci vediamo alla prossima lezione. Ciao!